Salve a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Come sempre noi siamo gli Adventures Paranormal e oggi ci troviamo ad analizzare la seconda parte della metavisione che abbiamo effettuato un paio di settimane fa. Visto e considerato che comunque sia analizzare, diciamo, vedere delle immagini a primo impatto rimane un po' dura, abbiamo deciso di riproporvi comunque sia l'analisi del primo video con aggiunta del secondo, ma centrando bene quello che noi abbiamo visto, con una piccola spiegazione sotto di quello che vediamo. Così penso che sia un po' più facile per tutti da comprendere, senza sfasciarsi la testa, perché è difficile incappare in errori, è difficile valutare certe situazioni, è difficile visualizzare certe immagini. Quindi in questo video abbiamo deciso di segnalare l'immagine che noi vediamo e diremo cosa vediamo, in modo da facilitarvi un po' la vita a voi, ecco, perché voi dovete solo guardare, dare le vostre opinioni, se volete perderci del tempo analizzarle, perché no? Però diciamo che è un lavoro prettamente nostro. Detto questo ragazzi, vi lascio al video e come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e vi dico che abbiamo delle novità alla porta, quindi restate connessi con noi. Allora ragazzi, in questa prima immagine noi vediamo effettivamente il volto di un animale, di un cane in questo caso, dove si distinguono bene gli occhi, il pelo, il naso, la bocca e se guardate bene sopra il naso compare un piccolo essere con una forma ovale del cranio. E in questa seconda immagine possiamo vedere, sempre secondo noi, un anziano, penso che sia anziano, dove si distinguono bene i baffi, la barba, il naso, gli occhi, e al di sotto di questa figura c'è un altro semiviso, diciamo, con una bocca e un mento, però ecco, è molto più pronunciato il volto sopra. Questa terza immagine possiamo vedere al centro c'è un volto ben calcato, anche se piccolo, dove si distinguono bene i capelli, gli occhi, il naso, la bocca. A fianco c'è una figura, un volto con due occhi, capelli, e guardando in basso a sinistra si può notare il volto di una donna, molto probabilmente, perché il capello è lungo, si vedono gli occhi, la bocca un po' aperta, il naso. Però tenete conto ragazzi che sono immagini comunque sia ricavate dall'acqua in movimento, quindi è normale che ci sia un po' di asimmetria. Questo volto qui penso che sia uno dei più chiari che abbiamo filmato, si può distinguere benissimo il naso, la bocca, proprio la forma della testa, si vede benissimo che è calvo e lì proprio questo è uno dei casi di non pareidolia sicuramente. Qui sempre secondo noi vediamo il volto di un animale, il muso di un animale, dove si distinguono bene gli occhi, le orecchie, appunto, la bocca, il naso, forse così si vede meglio. Sto facendo questo così, come ripeto, è un'agevolazione in più per voi, per capire meglio cosa abbiamo visto noi. Qui ci sembra che un braccio, sì, diciamo la fine di un braccio con una mano viene tesa. Non so se è proprio direttamente a noi, ma da quello che possiamo vedere si distinguono bene le due dita se non tutta la mano. Bisogna guardarlo un po' più in attenzione. Allora, in quest'altra immagine possiamo notare ancora il volto di un animale. Benissimo, le orecchie, il naso, la bocca, gli occhi.
quindi c'è poco da dire sulla pareidolia, penso. E qui possiamo vedere ancora un volto ben deformato comunque sia dall'acqua, però quello ci sembra di capire a noi che ci sono dei capelli, la fronte, gli occhi, il naso, la bocca, anche se non è proprio tutto chiaro. Qui ci fa un po' di difficoltà. Però diciamo la fisionomia di un volto sembra esserci, come questo qui è difficile da vedere, non è facile, però a noi sembra veramente il profilo di un uomo con un naso ben pronunciato, con una bocca messo di profilo, diciamo, no? Si vede addirittura la narice del naso. Però questo potrebbe essere un vero caso di pareidolia, anche se è molto molto ben definito, secondo me. Qui io penso che ci sia poco da dire, perché io l'ho visto a primo colpo, diciamo, a prima vista, e mi è sembrato subito quello che penso. Non so. Bisogna crederci comunque a queste cose, però a me, ecco, ripeto, poi chi segue conosce il pensiero che ho sugli alieni e mi sembra proprio una figura aliena. Qui si vede un volto alla base della ciotola, in basso a sinistra, ben definito, con i capelli ondulati, si vedono gli occhi, il naso, la bocca, e penso che ci sia anche poco da dire lì, nel senso che è ben definito. Allora, qui questa è un'immagine un po' particolare, perché sembrano due persone che si tengono per mano. Ce n'è una a destra e l'altra al centro. Sembrano che si tengano per mano. Non voglio spingermi oltre, nel senso che non voglio incappare in errori. Questa sembra una figura di spalle, non so se c'ha un fiocchetto dietro, ma si vede benissimo che ha un cappello stile anni 50, 60, una cosa del genere. Si distingue sotto al cappello, si distinguono i capelli, cioè si distingue il profilo sotto. Ma non so se nel vestito ci sembrano come due volti, ma no, siamo sempre con il dubbio. Qui sono rimasto scioccato quando ho analizzato questo. Sono rimasto scioccato perché mai e poi mai mi avrei aspettato una forma di un volatile, di un piccione, non so, un qualcosa di volatile, un pollo, non lo so. La cosa che mi ha scioccato di più sono veramente la simmetria delle zampe. Cioè, volendo essere pareidolia, ok, mettiamo il caso che sia però le zampe come fanno a essere così simmetriche? Questa immagine pure mi ha fatto riflettere tanto, mi ci ha fatto perdere del tempo, perché a primo impatto sembra un pollo, diciamo, dai. Sembra un pollo, ma guardandolo bene sembra più un'armatura, un qualcosa con una visiera, diciamo, no? Che nell'immagine più chiara, quella senza filtro, si può notare anche un volto all'interno. Quindi non vorrei che fosse tipo un casco, un qualcosa. Qui penso che ci sia poco da dire, si vede benissimo, ce ne sono una, forse due. Quella, la prima, diciamo, si vedono per i riccioli dei capelli che cadono sulla fronte, quindi più nitida di così penso che sia difficile. Si vede benissimo a bocca aperta, c'è pure il pizzetto sotto il mento, quindi
è inutile trovare spiegazioni. Qui anche questa si vede abbastanza chiaramente. Una donna con i capelli lunghi, con un braccio teso, sembrerebbe che porterebbe una gonna, no? E il volto, cioè diciamo il volto ben definito, si vedono i capelli, caspita. Capelli, le spalle. Allora, qui abbiamo un volto semi-nascosto, con un naso, una bocca. Si vede anche l'orecchio, penso, un occhio, e in basso a sinistra c'è un volto deformato, no? Ovviamente l'acqua, ragazzi, però naso, bocca, occhio, qualcosa di strano c'è. Però non escludiamo mai la pareidolia. Questo è poco ma sicuro. Pareidolia ci sta sempre. Qui invece sono rimasto di stucco, perché per me è chiaro il volto di un bambino, di un neonato, il capello sulla fronte, che rida sulla fronte, gli occhi, il naso, la bocca, e guance paffutelle, cioè proprio il viso secondo me il viso di un neonato, sta pure ridendo se non sbaglio. Ma al centro in alto c'è anche un altro viso. Qui non so, sembrerebbe qualcosa di alieno. Occhi a mandorla ben grandi e diciamo bocca stretta, senza naso. Qualcosa di strano c'è. Questa è l'impressione che abbiamo noi, ragazzi. Poi dopo ognuno è libero e credere di pensare ciò che vuole. Qui mi sembra anche un altro volto di un animale, non so che animale è, però si vede benissimo il naso, si vedono i baffi dal mio punto di vista, l'occhio, la bocca. Vabbè, ecco, io sto facendo questo appunto per appurare quello che vediamo noi. Ecco, se dopo riusciamo tutti a vedere la stessa cosa, potremmo escludere il fatto di pareidolia. Dopo, se ognuno ci vede quello che vuole, logicamente si va in pareidolia. Qui mi sembra un altro volto di animale. Ragazzi, comunque questa metavisione ci ha portato tanti animali, tanti. E ci ricolleghiamo al format che facemmo, dove chiedemmo se gli animali avessero un'anima, e io penso che sia una conferma più che assodata, no? Che anche questo è inconfondibile, sembra un gatto. Il naso di un gatto, la bocca, gli occhi, cioè per me sembra un felino. Qui non riesco a capire cosa, sinceramente. È un occhio, ci sono dei capelli, dei peli, non so, il volto non mi pare tanto umano, a meno che non sia stato deformato proprio completamente dall'acqua. Però la cosa che mi ha attirato di più è il volto che c'è in alto al centro, con la bocca aperta, la lingua, si vede la lingua, ragazzi, con le narici, ok, sta in fase nel senso, si sta deformando, ok, ma caspita, si vede la lingua. E qui chiudiamo con un altro neonato che si vede molto bene. Questi, ragazzi, è la prima parte che è uscita venerdì scorso, dove ho visto che comunque sia non è facile comprendere bene le immagini. Ho deciso di analizzarle nuovamente insieme a voi, e adesso andiamo ad analizzare anche la seconda parte di questo esperimento di metavisione. Eccoci qua, ragazzi, per la seconda parte di questa analisi. Prima immagine, come potete vedere, si vede chiaramente un occhio e un viso abbastanza deformato. Questa seconda immagine a sinistra, penso molto presumibilmente sarebbe un volto di una donna, si distingue chiaramente. Qui abbiamo, non so, penso un uomo, un ragazzo al centro. Qui
Se guardate bene si vede un volto ben definito proprio al centro-sinistra, diciamo, con il naso, la bocca, gli occhi chiusi. In basso a sinistra qui un altro volto. Cioè ragazzi è pieno di volti, forse ce n'è anche un altro lì al centro. Qui abbiamo ancora un volto a sinistra deformato, sembra che porti la barba, sinceramente. E ci siamo ancora con gli animali, ragazzi. Questo per me è chiaramente un cane. Sembra il viso di un cane, il muso di un cane. Qui c'è un'altra figura, a destra questa volta, sembra anche che porti un vestito. La testa si distingue chiaramente. Qui abbiamo un volto nel basso sinistro con gli occhi, il naso, la bocca e un altro volto sopra la testa sembra di vedere. Qui al centro, se guardate al centro schermo, c'è un volto di un neonato, a mio avviso. A sinistra qui abbiamo sul lato sinistro abbiamo 2, 3 volti penso, ma tutti e 3 deformati. 4? Io vedo 2, 4, 6, 8 occhi c'erano più o meno. Qui un altro volto che ridà sul femminile, a sinistra pure. Si vedrà la bocca e il naso. Questa è una figura, non so. In basso a sinistra si vede una figura umanoide, però non so distinguere se è una persona o qualcos'altro. Questo mi sembra il volto di una ragazza al centro, diciamo in diagonale messa. Si vede il naso, la bocca, gli occhi. Questo è un uomo, è uomo perché si distinguono benissimo i baffi, centro-sinistra, con il naso, gli occhi. Anche al centro qui possiamo vedere il volto di un uomo, penso, un po' mosso dall'acqua ovviamente, però si vedono i capelli, si vedono gli occhi. Qui in basso a sinistra ancora un volto e forse qualcosa al centro, ma quello a sinistra si vede benissimo in basso. Anche qui in basso a sinistra un altro volto con gli occhi, il naso, la bocca, sembra di porta dei baffetti alla Hitler. Questo ragazzi è eclatante. Questo per me è eclatante, si vede benissimo e penso che sia l'ultima immagine e vi lascio con questa immagine salutandovi e come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al canale, fateci sapere nei commenti cosa ne pensate di questa metavisione e da Dov'è Giusto Paranormal è tutto, al prossimo video ragazzi.